Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Gemelli o ascendente Gemelli o per i più esperti anche Luna e Venere in Gemelli. Andiamo a vedere come sarà questo mese di giugno 2025. Lo facciamo con una bella e corposa croce celtica iniziale, poi andiamo a vedere sull'amore e poi alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita per te in questo mese, affinché tu possa realizzare tutti gli obiettivi che ti sei prefissa o ti sei prefisso e fare contenta e felice l'anima e stare tu nella gioia, ok? Allora, partiamo. Gemelli, giugno 2025. Allora, qual è la guida del mese? Energia generale del mese. Qual è l'ostacolo, la sfida principale? Le radici di questa situazione. Passato recente. Cosa ti lascia alle spalle il mese di maggio? Poi andiamo a vedere quello che accade l'inizio di giugno, quello che accade nella seconda metà, qual è il tuo atteggiamento, le influenze esterne, speranze e timori e poi l'esito possibile o la tendenza finale. Allora, partiamo, vediamo qual è la guida per te, l'energia generale del mese. Wow, abbiamo un bellissimo asso di denari. L'energia generale del mese, la guida è conseguire un obiettivo in concreto. Mi può parlare di obiettivi sul piano pratico, lavorativo, lavoro, obiettivi importanti che si realizzano, entrate di denaro, qualsiasi cosa che riguarda la vita pratica. Il lasso di denari per me ha a che fare un po' come il sole, no? È un grande sole, questa gioia che si materializza nella vita sotto forma di realizzazione pratica e quotidiana. Ok, questa è l'energia che domina il mese di giugno 2025 per te. Obiettivi in concreto, obiettivi che si fanno in concreto. Vediamo qual è la sfida, l'ostacolo principale per te in questo mese. Un po' di autosabotaggio. 5 di spade. La sfida è rimuginare sulle cose, un po' di autosabotaggio tuo, le spade sono i gemelli, no? Il segno d'aria. Guarda, qua c'è un uomo che è soddisfatto di aver rubato altre spade, no? È come se ti dicesse questa carta, fai ciò che ti contraddistingue come unicità, come unicità. Non paragonarti ad altri, non copiare da nessuno, sii nella tua unicità, perché il conseguimento di questa felicità in concreto del sole si sfiderà con delle sensazioni un po' di autosabotanti che ti fanno fare il paragone con le altre persone in tutti gli ambiti, che ti fanno un po' tribolare, no? Allora tu devi seguire la tua unicità, anche se ti sembra folle, ok? Vediamo adesso quali sono le radici della situazione. Il paggio di bastoni. Sei animata o animato da un grande fermento interiore creativo e quindi devi seguire il fermento interiore creativo senza farti abbindolare dalla mente. Ok. Cosa è successo nel passato? Cavaliere di spade. Qua abbiamo avuto un po' di tensione riguardante un po' di tensioni nel mese di maggio, delle tensioni riguardanti il raggiungimento dei tuoi obiettivi, no? Un po' di tensione, un po' di magari sono successe delle cose improvvise che ti hanno un po' destabilizzato, dei cambiamenti repentini che ti hanno un po' destabilizzato, però non ti hanno tolto il fermento interiore. Cioè i cambiamenti repentini, anche delle situazioni di stress che ti hanno potuto destabilizzare, ti hanno dato comunque sia motore creativo, ok? Non dobbiamo vedere le cose che accadono in negativo, dobbiamo vedere entrambe le polarità, no? E dei cambiamenti che destabilizzano repentini
ti hanno fornito una grossa spinta creativa. Ok, magari un lavoro è andato male o qualcosa è successo nel lavoro o qualcosa che è successo. Il Cavaliere di Spade mi parla di tensione, di cambiamenti repentini, qualcosa che si rompe, che quindi l'ostacolo ti porti avanti un ostacolo che è quello proprio di non dare retta alla mente razionale su come adoperarti a livello creativo in quello che vuoi fare. Perché la creatività, l'intuito è una cosa, la mente razionale deve servire solo a fare il potere esecutivo di quella tua creatività. Ok. Vediamo cosa succede quindi nel futuro imminente, quindi prima parte del mese di giugno 2025. Ti vedo indaffarato, indaffarato. Il 2 denari mi parla di fare più cose contemporaneamente. Ti vedo cercare di mettere equilibrio, di ristabilire le tue priorità, quindi la prima parte del mese si orienta verso ristabilire le tue priorità, cioè ho da fare tante cose, ti vedo molto occupato sul profilo dei denari che sono la vita pratica, il lavoro. Allora, devo dare la giusta priorità alle cose, ti vedo occupato, tipo vita personale, vita lavorativa, dai la giusta priorità, ti vedo mantenere un equilibrio in entrambe le polarità. Seppur la mente razionale ti può autosabotare un po', mantieni l'equilibrio tra le tue polarità, tra le polarità ti dice lui i denari qua, cioè un po' e un po', non affannarti troppo nelle cose, un po' e un po'. Ti vedo occupato, molto occupato nella vita pratica e lavorativa. Vediamo adesso lo sviluppo successivo nella seconda metà del mese di giugno 2025. Ti vedo seguire le tue intuizioni, bravissima, bravissimo. La papessa mi parla che nella seconda metà del mese di giugno 2025 sarai molto guidata o guidato dalle tue intuizioni. Ti lascerai guidare dalla voce interiore piuttosto che dalla mente, perché capisci che la mente è una scimmia. E quindi ti vedo con l'energia della papessa a grande ruolo sociale, anche lavorativo. È come se la papessa nel ruolo lavorativo, per esempio, perché mi mettono molti denari, ha un ruolo importante di esempio, colei o colui, se sei uomo, che ha un grosso rispetto nel suo campo lavorativo, quindi ti vedo avere rispetto, ti vedo essere rispettata o rispettato nell'ambito lavorativo, anche saper prendere le giuste decisioni vagliate dall'intuizione. Così si apre il mese. Andiamo a vedere qual è il tuo atteggiamento. Qual è il tuo atteggiamento? Stai aspettando di cogliere i frutti che hai seminato. 7 di denari. Stai aspettando di cogliere i frutti che hai seminato, non farti prendere dal sopravvento della mente, perché ricordiamo l'energia guida, l'asso di denari, cioè vedere concretizzati i tuoi obiettivi, i tuoi sogni, soprattutto a livello creativo, ciò che sgorga da te. Anche se fai il commercialista, cioè anche se fai il ragioniere, cioè c'è creatività in quello che fai, no? Nel senso, sei animata o animato, quindi il tuo atteggiamento è un 7 di denari che ti vede attendere con pazienza i risultati dei tuoi sforzi in questo mese. Vediamo cosa arriva dall'esterno. Paggio di spade arriva dall'esterno, ci possono essere un po' di cose da risolvere all'esterno, ecco perché magari c'è un po' di argigogolio mentale. Il paggio di spade mi parla di sia situazioni che ti tengono un po' sorvegliante, no? Come sistemo questa cosa, come sistemo quest'altra, perché ti ripeto, ti vedo molto occupato nella prima parte del mese, no? E la parte esterna, il paggio di spade è colui che osserva, che decide prima però di decidere, osserva le varie circostanze, le situazioni, magari ci possono essere anche qua delle persone con le quali ti trovi a che fare, che hanno necessità di essere vagliate dal punto di vista intuitivo. Ci sono un po' di persone che ti possono... Il paggio di spade può creare un po' di problemi a volte come influenze esterne. Problemi in che senso? Situazioni che vanno studiate bene. Quindi all'esterno di te ci sono delle situazioni che vanno studiate bene, che possono essere connaturate o da una persona che va studiata bene, alla luce dell'intuizione però, o da situazioni pratiche. Situazioni pratiche nella tua vita, ricordiamo che vanno studiate prima di prendere delle decisioni, no? Tant'è che il tuo atteggiamento è di aspettare, no? Vagliato alla luce dell'intuizione ti saprà dire cosa fare. Vediamo le tue speranze o i tuoi timori. Re di spade. Guarda, hai paura di non saper prendere la decisione giusta.
vuoi avere le idee chiare su come andare incontro ai tuoi obiettivi concreti di vita pratica e lavorativi, però allo stesso tempo hai paura di di non avere la mente lucida per poter prendere le giuste decisioni. La papessa te lo dice, segui l'intuito, perché la sfida per te questo mese è proprio la mente, tant'è che la tua paura è quella di non saper prendere le giuste decisioni o di non avere il giusto ragionamento per prendere delle decisioni riguardanti gli obiettivi che vuoi raggiungere, però ce lo dice la papessa come fare, perché ti vedo molto occupata. Segui l'intuito piuttosto che la ragione. Mm? Ok. Vediamo il risultato, l'esito possibile, la tendenza finale del mese. Abbiamo i re di denari, ti vedo tranquillo, tranquilla da un punto di vista economico e lavorativo, assolutamente sì. Vedo che hai anche dei riconoscimenti da un capo o da qualcuno, perché ti ho detto sei come papessa, che tu sia uomo o donna non importa. Il re di denari come energia finale mi parla di una situazione di tranquillità dal punto di vista pratico, di vita pratica, lavorativa, assolutamente tranquilla. E, e a fine mese io credo che tu possa avere risultati per quanto economici di che stavi aspettando. Va bene, può essere anche un'entrata in più di denaro, non so se si dà la 13ª adesso, comunque se lavori come dipendente, non so se quando si dà, però è una maggiore stabilità economica sul piano pratico che vai a conseguire. Ok. Adesso andiamo a vedere con i mini tarocchi alcune specifiche. Qua ti vedo che vuoi fare dei progetti nuovi, alcuni di voi possono avere, perché ciò che anima, no, il tuo subconscio, la necessità di, come dire, è la radice di quello che tu vuoi fare qualcosa di nuovo, c'è un progetto nuovo, la realizzazione di qualcosa di nuovo. Sì. Vediamo per quanto riguarda il 5 di spade, l'ostacolo. 3 di bastoni, devi avere un po' di pazienza, perché la mente ti può arrovellare su alcune cose che vuoi realizzare, questa cosa nuova o questa opportunità. Un po' di pazienza, l'ostacolo è un po' di pazienza. Mm. Vediamo un po' sul 2 di denari, il futuro imminente. La forza, sì, sì, ti vedo avere il coraggio di gestire più cose contemporaneamente. La forza è una carta che quando esce è come se richiamasse la tenacia, no? La tenacia di gestire più cose contemporaneamente, di dare la giusta priorità alle cose, di non perderti d'animo, perché ti vedo molto impegnata o in un nuovo progetto o impegnato in qualcosa di nuovo. Vediamo come lo sviluppo successivo, la seconda metà del mese, con la papessa. Il Papa e la Papessa, ti vedo saper prendere delle decisioni straordinarie che ti porteranno durante il mese a stare tranquillo, tranquillo dal punto di vista economico e lavorativo. Ti vedo fare discorsi seri, discorsi importanti, prendere le giuste decisioni in base a quello che tu credi sia giusto ed ha buoni risultati. Anche per quanto riguarda fare dei discorsi alle persone, alle circostanze esterne, prendere delle decisioni giuste riguardanti delle situazioni che sono in sospeso. Il Paggio di Spade sono anche discorsi in sospeso, situazioni esterne in sospeso che devono essere risolte alla luce della tua consapevolezza e questo lo risolverai. Decisioni ferme, vedo. Vediamo su questo Paggio di Spade, quindi cosa arriva dall'esterno col Paggio di Spade. Il matto, un nuovo cammino si apre per te in questo mese di giugno 2025 e vedo che c'è un nuovo cammino, come se l'esterno a te si aprisse, c'è un nuovo cammino. Può essere anche una persona nuova che conosci, sul piano magari qua c'è un 3 di coppe, che è una persona nuova che puoi conoscere in amicizia, sì, una persona nuova che porta molta allegria, può essere una persona un po' particolare, un po' bizzarra, però ti può stimolare questo. Può essere un'amica, un amico o situazioni nuove che possono stimolare la tua mente. Vediamo un po' il risultato finale con il Re di Denari. Esito del mese, Re di Denari. 3 di coppe, ti vedo proprio sereno, sereno, tranquillo, ti vedo celebrare con amici, ti vedo con la leggerezza nel cuore per aver conseguito dei risultati in ambito economico, lavorativo, ti vedo circondata di amici, di amiche,
ti vedo con la necessità di essere leggero, per aver conseguito dei risultati sul piano pratico, lavorativo o delle tue sicurezze. Quindi festeggiamenti o celebrazioni. La seconda parte del mese si conclude un po' più leggera dell'inizio, dove vedevo la necessità di prendere delle decisioni importanti per andare incontro a degli obiettivi che raggiungi, anche un po' un po' indaffarato. Quindi nella prima parte del mese ti vedo un po' più indaffarata, avendo la tenacia per gestire più cose contemporaneamente. Nella seconda parte del mese ti vedo più autorevole, più serena, o più sereno, predisposto ad essere un po' più leggera, un po' più leggero, ottenendo dei risultati lavorativi che stavi aspettando. L'esterno a te ti propone una visione completamente nuova, anche delle persone nuove che conosci, assolutamente nuove. E queste persone, ripeto, possono avere anche un comportamento un po' bizzarro, un po' interessante, no? Per te gemelli, può essere del segno dell'acquario, questa persona, e ci sono anche qua i segni del toro, del pesci, del leone, gemelli come te, toro, capricorno o vergine. Ok? Ok, quindi mi hanno detto questa è l'energia del mese. Ti vedo più indaffarata la prima parte e più leggera nella seconda parte del mese. Adesso andiamo a vedere nell'amore cosa ci raccontano. Gemelli, amore. Gemelli, amore. Giugno 2025. Qua abbiamo avuto un amore non corrisposto, probabilmente, o siamo noi che abbiamo dato l'amore non corrisposto a qualcuno. C'è un amore non corrisposto. Vediamo cosa viene ancora dopo l'amore non corrisposto. C'è dell'erotismo con qualcuno. L'amore erotico è diverso dall'amore passionale, è più che altro uno stimolarsi a vicenda, anche magari tramite chat, messaggi, sguardi, mi spiego. Passiamo dall'amore non corrisposto a qualcosa che stimola la tua creatività. Stimola la tua creatività. Vediamo un po' con i tarocchi. Allora, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del Gemelli in amore a giugno 2025? Asso di denari, vedi pure qua, asso di denari, 3 di coppe, paggio di coppe. Guarda, c'è l'opportunità con una o più persone. Ti vedo corteggiata o corteggiato. C'è una grossa opportunità di incontro con una persona nuova o con delle persone che già conosci o una persona che ti presentano i tuoi amici o fa parte del tuo gruppo di amici. Sì, vedo questo incontro, c'è la possibilità di incontri e c'è una persona che ti corteggia qui, che ti corteggia. Se abbiamo avuto un amore non corrisposto, qua vedo che inizia una sorta di corteggiamento, c'è friccichio, diciamo, nell'aria. Vediamo chi è questa persona, qual è l'energia di questa persona nei tuoi confronti. 2 di denari, il diavolo, il 2 di coppe. Questa persona ha molto amore e passione per te. Qua c'è un 3 di spade. Mi parla di una persona che può aver sofferto molto per una triangolazione o per una chiusura. Certo è che qua è una persona che è dipendente da te, può essere dipendente a livello emozionale. C'è un legame qua, un legame. Mi stanno parlando di una forte passione nei tuoi confronti e anche può essere una persona anche molto ambiziosa sul profilo suo personale, pratico, personale, lavorativo. Può avere una certa dualità questa persona, possono esserci più persone in questa persona, però questa persona è fortemente attratta, irresistibilmente attratta da te e c'è una componente amorosa importante. Vediamo un po' cosa succede alla fine in amore per te, giugno 2025.
6 di denari, 9 di coppe e l'imperatore. Guarda, ti dico una cosa, vedo questo mese che va bene da un punto di vista emozionale, ti vedo bene da un punto di vista emozionale. È come se nei confronti del corteggiamento di un'altra persona tu gli dai spago, sì, ma non più di tanto. È come se ti lasciassi corteggiare, ammirare, però ti vedo con un rapporto più di cortesia, di gentilezza, ti piace questo essere corteggiata o corteggiato. L'imperatore qua mi parla di te che sei molto focalizzato nel mantenere stabili le tue fondamenta personali, più che con l'altro, ti ripeto, ti lasci corteggiare, vedo energia amorosa, ma anche divertimento qua, e c'è una persona che può essere anche ossessionata da te. Però qual è il senso? Ti vedo proprio come diceva la carta amore erotico, più un rapporto di stiamo bene insieme, magari stiamo con gli amici, cioè più concentrato sul tuo benessere 9 di coppe personale, sul tuo benessere personale. Perché l'imperatore? E il cavaliere di denari, perché sei più concentrata nelle cose di vita pratica. L'amore va un po' più lento perché ci sono cose nella vita pratica che ti danno soddisfazione o richiedono molta attenzione da parte tua. Vediamo energia positiva per te in amore. Re di coppe, c'è una persona che è molto matura a livello emozionale, sì. C'è questo re di coppe, una persona, magari può essere un segno d'acqua, cancro, pesci, scorpione, avere questo ascendente, ma al di là del segno è una persona matura emozionalmente. Al tuo positivo c'è una persona matura emozionalmente, qua abbiamo di nuovo un 3 di spade. È una persona che ha maturato emozionalmente dentro di sé, perché ha guarito le sue ferite, adesso è una persona matura in amore. Vediamo energia negativa. La luna, puoi avere, qua ci sono un po' di paure legate alla relazione, ecco perché ti vedo stare un po' più sulle tue. Un po' di paura inconscia, un po' di nervosismo, magari durante la luna piena di giugno, non mi ricordo quando è la luna piena, può essere che ti dà un po' di preoccupazioni, un po' di dubbi. Possono essere un po' di dubbi, sì, un po' di dubbi legati a questa persona, magari può avere una certa dualità o essere, non lo so, possono essere dubbi tuoi oppure dubbi di questa persona che, però io ti dico, qua c'è un re di coppe. Sì. Il matto, sì, allora ho capito, qua mi stanno dicendo che c'è un po' di paura a lanciarsi, ecco perché ti vedo con 9 di coppe con energia più autonoma, mi spiego, voler mantenere un po' il controllo sulle situazioni più che lasciarsi andare, ti vedo più essere corteggiata o corteggiato, ti fa piacere questa cosa, mi spiego? Vediamo sul paggio di coppe, 8 di coppe. Fai un po' fatica a lasciare il conosciuto per andare verso lo sconosciuto, questo è il senso, cioè ad aprirti. Il culotto di coppe mi dice che può essere la persona che già conosci che ha avuto una certa dualità con te, o può avere delle situazioni un po', o può essere stata una persona molto ambiziosa, oppure un po' egoista, che aveva dei dubbi. Vedi un po' dove ti risuona, è come se avessi un po' di dubbi rispetto a questa persona nel lasciarti andare a questa persona. Oppure semplicemente fai un po' di fatica a lasciare la zona comfort, un po' dello sconosciuto, no? Andare verso lo sconosciuto. Infatti qua nella stesa principale abbiamo un 3 di coppe con re di denari, ossia ti vedo una persona più concentrata con l'energia del mantenere le cose stabili nella pratica, concederti a livello di amicizia, allegria, senza impegnarti molto sull'aspetto emozionale con l'altro, più che altro sull'aspetto pratico della vita. Però poi ognuna di voi è diverso, no? Anche se la stesa generale mi dice la tua posizione è un'attesa sul profilo, su vari profili della tua vita. Incontri persone nuove, hai un po' di paura a fare le scelte sbagliate, vuoi avere le idee chiare su più cose. Questo è un mese dove ti vedo avere un successo importante nella tua vita pratica, anche con gli amici, e ti lasci corteggiare da chi di dovere, insomma. Ok, vediamo con i miei potenti oracoli lui-lei questo re di coppe, che può essere anche una regina di coppe, tant'è che il re di coppe anche al tuo positivo ti dice segui le tue intuizioni. Segui le tue intuizioni che avranno successo. Vediamo un po' questo re di coppe cosa ti confessa.
I miei potenti oracoli li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Qua abbiamo anche l'energia del Capricorno, e del Cancro e della Bilancia e dell'Ariete. Ok, vediamo. Ora baciami stupida. Qua c'è una persona che non vuole perdersi in chiacchiere, vuole passare al sodo. Ora baciami stupida. Ok. Sono sempre accanto a te. Qua c'è una persona che aspetta te, che ti osserva. Qua se n'è girata un'altra. Aiutami, ti prego. Sì, questo dai miei oracoli si evince che questa è una persona che vuole la tua comprensione, che è sempre accanto a te, quindi ti vede come un'energia autonoma, dove tu stai con questa persona, c'è cortesia, c'è gentilezza, però ti fai un po' di più i fatti tuoi, cioè stai un po' sulle tue, capito? Sei un po' inflessibile rispetto all'altro. Aiutami, ti prego, è quella carta che dice un po' dammi tu un cenno, fammi sapere tu, questo è il senso, ok? Poi per ognuna di voi è diverso, no? Ok, adesso ragazze e miei ragazzi ti leggo la carta del rituale della buona riuscita, sempre per realizzare l'obiettivo dell'anima per te in questo mese, che è contraddistinto da quel bellissimo sole che abbiamo visto al centro stesa nella Celtica. Quegli obiettivi in concreto. Vediamo cosa ti dicono le carte del drago immaginale. Il mago di Oz. Questa carta è la carta che ti dice devi credere in te stessa o in te stesso senza orpelli esterni. Il mago di Oz è bellissima la storia, la conoscete, no? C'era Dorothy, l'uomo di latta, lo spaventapasseri, che praticamente credevano che il mago di Oz gli potesse dare il potere allo spaventapasseri di avere un cervello, all'uomo di latta di avere un cuore, al leone gli mancava il coraggio, lo voleva chiedere al mago di Oz, a Dorothy la possibilità di tornare a casa, ma aveva già le scarpette per tornare a casa. Il succo di questa carta è questo. Non credere a situazioni esterne che ti dicono che la soluzione per arrivare ai tuoi obiettivi sta fuori di te. Tant'è che te l'ho detto subito all'inizio, ti ricordi col paggio di bastoni qua sotto? Non fare paragoni con altre persone, non copiare da nessuno. Il potere sta dentro di te, nessuno ti può dare il potere che tu hai già. Devi riconoscerlo in te. Questo ti dice il mago di Oz. E adesso ti leggo il rituale della buona riuscita del mago di Oz. Allora, il numero 12, corrispondente anche all'appeso, il numero 12, cioè al cambio di prospettiva rispetto a quello che ti ho detto adesso. Il potere è dentro di te, nessuno te lo può dare dall'esterno. Fantomatici, che ne so, maghi che ti dicono io ti risolvo il problema o io ti do il potere. No, nessuno dà niente a nessuno. Cioè, un vero maestro ti dice il potere ce l'hai tu dentro, ok? E ti dice come prenderlo, ok? 12. Allora, il responso del drago. In presenza di questa carta riprenditi il tuo potere. La carta ti dice che hai delegato all'esterno qualcosa che devi invece compiere in prima persona. Riprenditi l'autorità, la forza e il potere decisionale. Cosa che vedo che farai comunque dalla Celtica di prima. Adesso ti do il rituale della buona riuscita. In una postura meditativa, sdraiato sulla schiena, oppure seduto sulla sedia nella posizione del faraone, piedi a terra, schiena dritta, mani rivolte verso l'alto appoggiate alle cosce, o anche seduto a gambe incrociate, rilassati profondamente, facendo 10 respiri dal naso leggermente più intensi rispetto al ritmo spontaneo della respirazione. Ok? Tipo. Chiedi al tuo istinto di mostrarti ciò che hai alienato e ti devi riprendere. Chiedi, Maestro, ti prego, portami la visione della preziosa risorsa che ho perduto e dammi la forza per attivarla. Va bene? Praticamente, allora, prima di iniziare la meditazione, fai questa domanda: Maestro, ti prego, portami la visione della preziosa risorsa che ho perduto e dammi la forza per attivarla. Ti metti in posizione meditativa, fai 10 respiri
e dentro di te continui a ripeterti la domanda. Vedrai che ti arriveranno immagini, oppure sensazioni, oppure percezioni, oppure qualcosa succederà. L'animale di riferimento nella meditazione è il bufalo. Visualizzalo all'inizio e alla fine della tua meditazione. Quindi prima di iniziare, alla fine visualizza il bufalo. Perché lo spirito animale è fondamentale? Noi nello yoga sciamanico cosa facciamo? Recuperiamo lo spirito nostro animale che è al primo chakra perché ci dia il coraggio di manifestare la nostra vera essenza. Senza lo spirito animale noi perdiamo quel contatto con la profonda natura selvaggia, che è quella che ci dà il coraggio di fare le cose. E il coraggio anche di vedere che cosa dobbiamo fare. Quindi visualizza un bufalo sia all'inizio che alla fine, questo è un bufalo credo, no? Sì. Sia all'inizio che alla fine della meditazione e delle cose accadranno. Va bene? Ok. Quindi, ragazze mie e ragazzi, è una bellissima stesa, infatti ti vedo gioiosa, gioioso nella tua stabilità in questo mese. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!